Buongiorno! Siamo nuovamente sul camper, visto che qui fa caldissimo, abbiamo pensato di andare anche solo a mangiare al fresco in quel di Montoso, che dista pochissimo da qua, una mezz'oretta, però almeno staremo al fresco. Ci tenete compagnia? Dai, ci vediamo dopo. Per andare verso Montoso dobbiamo passare verso Bibbiana e c'è il mercato, quindi mi fermerò un attimo a prendere qualcosa per pranzo perché sono senza niente. Bibbiana è un piccolissimo paese, non so quanti abitanti fa, ma è veramente piccolo, però mi è comodo perché è a 10 minuti da casa mia e il lunedì c'è il mercato del paese. Ho preso quello che mi serviva e ora avviamoci verso Montoso. Inizia a sentirsi la frescura dei boschi. La strada a salire è abbastanza larga, direi che anche con un camper normale, non un van, si riesce a salire agevolmente e ci si porta subito un pochino in quota al fresco. Montoso si trova a circa 1300 metri di altitudine. Ok, siamo quasi arrivati, praticamente siamo a Montoso. Poca gente, oggi è lunedì, qualche signora anziana che parla a bordo strada. Il sole se n'è andato dietro le nuvole, ma va giusto bene, così è fresco. Almeno pranziamo al fresco. A bordo strada c'è tutta la passeggiata per i pedoni. Siamo arrivati allo spiazzo, non c'è nessuno, tranquillo e fresco. Ok, siamo arrivati. Adesso ci siamo parcheggiati qua. Qua c'è uno spiazzo molto carino dove ci si può mettere per fare i picnic, ci sono dei tavoli, lì hanno anche acceso un fuoco. Là c'è anche il lavandino e servizi. Nei weekend è abbastanza pieno di gente, ma oggi è lunedì, quindi è deserto. L'ideale per relax. C'è una frescura di quelle proprio altro che la calura della pianura. Meno male che siamo vicino alle montagne. In questo spiazzo non c'è quasi mai nessuno, tipo oggi ad esempio ci sono solo due signori anzianotti che si sono fermati a fare il picnic, quindi è relativamente tranquillo, infatti si sentono solo gli uccellini cinguettare, cosa che a noi piace tantissimo. Ok, adesso ci rilassiamo un attimo e poi magari ci vediamo per pranzo per qualche ricetta. Ciao! Ho trovato una ricetta per fare delle focaccine, quindi mi serve la farina, che ne metterò 250 grammi, poi dell'acqua 130 grammi, 20 grammi di olio, un cucchiaino di sale, la punta di un cucchiaino di zucchero e poi la solita bustina di lievito istantaneo, anzi qua mi dà mezza bustina. Quindi diciamo che con la bilancina, per pranzo dovrei essere a posto se mi do una mossa. Ok, proviamo a fare le focaccine in tempo zero. Giù la farina, almeno non c'è il vento e non me la porta via. Facciamo un po' di campetta qua. Allora, poi cosa ci mettiamo prima? Un po' d'acqua e iniziamo a girare. Mettiamo già anche l'olio. Andiamo d'acqua e giriamo. Mettiamo giù mezza bustina di lievito istantaneo, più o meno mezza così, e una punta di un cucchiaino di zucchero che aiuta sempre la lievitazione. Mettiamo ancora l'acqua
sempre impastando con la forchetta, poi impasterò a mano dopo ovviamente. Per ultimo mettiamo un cucchiaino di sale. Finita l'acqua. Adesso tra un attimo iniziamo a impastare con la mano. Mi farino solo un po' le mani perché piccica. Oh. Il nostro impasto è fatto. Questo è il vantaggio di essere fuori. Adesso andiamo a stendere la nostra pasta qua sul tavolo, infarino un po'. Peccato che ho dimenticato anche quello a casa, il mattarello. L'altro giorno ce l'avevo dietro, oggi no. Cercherò di stendere un po' la pasta con una bottiglia piena d'acqua. È mezzogiorno. Andiamo, proviamo così. Non è facile, una bottiglia, però aiuta. Ok, adesso che è più o meno stesa andiamo a fare dei piccoli cerchiolini facendo le nostre focaccine. Non avendo un coppa pasta uso un bicchierino. Quattro, 8, 12, 13, 14 e una più piccolina, giusto? Perché sono 14? Giusto? Sono venute 14 focaccine più una piccolina con il residuo dell'impasto. Ora andiamo a cuocerle. Per cuocerle userò di nuovo la mia pentola fornetto della Casanova, visto che a casa non la usavo, invece qua mi è di grande aiuto. Visto che non ho la carta forno, gli metto leggermente un velo d'olio, ma in teoria non dovrebbe attaccare niente, però per scrupolo, proprio solo un velo. Li faremo cuocere in 2 volte. Adesso andiamo a chiudere. Voilà.
Bon, sono praticamente quasi cotte. Allora, le prime sembrano già a posto, togliamole pure, sì. Anche perché adesso il fornetto è bello caldo, infatti adesso per il secondo round guarda che belle. Wow, che meraviglia! Belle? Belle. Voilà, andiamo a sfornare le altre. Mi sono venute veramente parecchie che hanno un bellissimo aspetto, detto proprio. Sta uscendo anche un po' di sole, abbiamo gli uccellini che cinguettano, il pranzo è servito, un po' di pomodoro e mozzarella e le nostre focaccine. E voilà! C'è anche la zanzara che ci tiene compagnia. Va bene. Buon appetito! Buon appetito! Allora, vediamo. Morbidissima. Buonissime, perfette. Questo cinguettio che sentite alle mie spalle è del lui, così mi aveva detto la mia amica Federica. Quando senti ci 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 è lui. Come si sente? Si sente bene. Che bello. Batta, alla fine ti sono piaciute le focacce? Madonna, fantastiche! Infatti ce ne sono solo più Buonissime. 5, ma mi sa che me ne mangio ancora 3. Mi sa che le finiremo. Non arrivano fino a casa. Non lo so. Vabbè dai, poi un po' di frutta che ho preso al mercato stamattina di Bibiana e voilà, pranzo è fatto. Tac. Grazie tesoro. Un po' di zucchero perché un biscottino col caffè ci sta. Non sono mai senza roba dolce nel camper. Bollente, ci va un attimo. Volevo solo dirvi, mentre siamo qua in compagnia vostra, che noi abbiamo un caro amico che abita qui a Montoso e che fa un lavoro molto particolare, fa lo spazzacamino. Quindi se avete bisogno di uno spazzacamino ricordatevi il nome Ronga, spazzacamino Ronga. È molto bravo, era andato a pulire le canne fumarie di mio papà ed è molto attento in tutto, anche nei confronti comunque di eventuali animali, è veramente una persona squisita. Quindi gli faccio un po' di pubblicità, ciao spazzacamino Ronga! Dicevo, io lavoro prima, tu lavori dopo. Già, è proprio così. Torniamo a casa dopo una giornatina di relax. Ora si è annuvolato, quindi anche giù, quindi non farà più tanto caldo. Faremo poi un altro giro a Montoso per un altro picnic. A presto, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!